Quando non so cosa far da mangiare, io tiro fuori questa ricetta qua, pollo al curry, però semplificato. Uso un paio di trucchetti per farlo un po' diverso dalla ricetta originale, però molto simile ed efficace. In 5 minuti si fa tutto e piace a tutti. Metto in mezzo e si salvi chi può. La ricetta originale, che è pakistana, indiana, prevede una marinatura nella panna acida e nelle spezie fin dal giorno prima. Io eviterei. Ma partiamo dall'inizio. È una cottura a freddo, quindi mettiamo in una pentola una cipolla e un paio di carote per 4 persone, tagliate alla grandezza di un pisello circa, non molto grandi e nemmeno troppo piccoli. Vedete come sono grandi come un pisello. Come carne io utilizzo del petto di pollo, lo taglio prima a strisce e poi dopo lo taglio a cubetti, però deve essere tagliato a straccetto, non proprio a cubetti o cubettoni veri e propri, perché sennò rimane troppo asciutto. È ottimo anche se utilizzate per esempio le cosce, o meglio ancora le sovracosce disossate senza la pelle, tagliata a cubetti o a straccetto come questi qua che vedete. Lo aggiungo le verdure. Le ricette di pollo al curry, come il curry stesso, ne trovate 50 tipi diversi perché sono paesi enormi e ogni piccolo paesino ha il suo curry, la sua ricetta, però in linea di massima questa ricetta. Vedete come è tagliato il pollo? Per la coscia o la sovracoscia il problema non sussiste, tagliatelo come volete, ma se usate il petto vi consiglio di tagliarlo a straccetto, così non resterà asciutto quando lo mangiate. Ci metto un po' di olio d'oliva, se volete potete utilizzare anche il burro. Subito sul fuoco, fiamma alta, e cominciamo a curarlo. Dopo pochi secondi metto mezzo cucchiaio di farina che servirà per farlo addensare dopo. Va bene anche la maizena se non volete usare la farina. Mi metto su anche una pentola di acqua per cucinare il riso. Anche per il riso utilizziamo un sistema un po' furbetto, diciamo. Non deve rosolare, abbiamo detto che è una cottura a freddo, però abbiamo messo la farina, quindi bisogna che si distribuisca bene. Quando vedete che il pollo comincia a sbiancare, la farina comincia ad attaccarsi, come ho fatto vedere, bisogna bagnare il pollo. Prima però mettiamo le spezie, il curry, che deve essere abbondante, circa un cucchiaio e mezzo. Curry usate quello che volete, quello che trovate, il garam masala, o ci sono 50 tipi, comunque il curry generico che troviamo qui in Italia va benissimo. Aggiungiamo anche i piselli, in questo caso erano piselli surgelati. Poi ci aggiungo una tazza di acqua calda, tiepida, fredda, quella che avete, non cambia nulla, tanto era una cottura a freddo abbiamo detto. Mischiamo, quindi sciogliamo bene le spezie con la farina che si staccherà dal fondo della pentola. Vedete che si sta già addensando. Per il colore giallo non vi preoccupate che poi quando bolle viene fuori. L'acqua era un po' poca, ne ho aggiunta ancora un pochino. Metto il sale, il pepe non lo metto perché è già un ingrediente del curry, quindi non serve. Se volete potete metterci anche della paprika rossa o del peperoncino. La ricetta prevede della panna acida, io ci ho messo la panna normale nostra perché non mi piace, voi utilizzate quella che preferite, potete anche non metterla completamente. Riso basmati, signori, per 4 persone serviranno circa 200 g di riso, ma io lo misuro con questa vecchia gloriosa scassatissima tazza. La chiamano la tazzina quella del caffè espresso. Ecco, una di queste teste è la dose perfetta. Quando si usa il riso basmati bisogna lavarlo, quindi va lavato con acqua fredda e lasciato a bagno 5 minuti, poi va scolato. La cottura del riso basmati è un po' particolare, ma io lo cucino nella maniera tradizionale, classica italiana, perché è un po' complicato. Però faremo, anzi c'è già sul mio canale la ricetta di come si fa correttamente il riso basmati per queste ricette. Comunque si mette nell'acqua, in questo caso gli diamo una giratina, lo cuciniamo come si fa il riso in bianco di solito. Il tempo che cuoce il riso sarà cotto anche il pollo al curry che nel frattempo ha cominciato a bollire vivacemente. Se mi vede un indiano cucinare così il riso basmati mi dà una coltellata, questo sono sicuro, però abbiate pazienza, abbiate pietà perché questa ricetta voleva essere facile e veloce, semplificata e quindi più semplice di così francamente non ci riesco. Pronto il riso e sarà pronto anche il pollo. Nel frattempo ci metto sopra un goccino di olio, proprio all'italiana questo riso qui, e siamo pronti anche con il pollo. Tra l'altro questa è una ricetta anche fantastica se avete ospiti all'improvviso o se volete fare qualcosa velocemente di saporito, di profumato, di aromatico e di
speciale, e ci vuole veramente poco a farlo. Guardate com'è bello, la densità è perfetta, il colore è quello giusto. Se lo volete più giallo aggiungete un po' di curcuma in più e verrà fuori un pollo spettacolare. Il profumo è buonissimo, quindi io faccio la mia tazza di riso che è pronta, la mia tazza di pollo al curry, ci metto un cucchiaio di là, un cucchiaio di qua, metto in mezzo al tavolo e scappo come sempre, perché mi si mangiano pure a me. Io spero che questo video vi serva, che lo utilizziate, e venite qui sotto in descrizione a trovarmi, dove c'è scritta tutta la ricetta e un mucchio di altre cose interessanti che io scrivo tutte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.